Bentornati a tutti su BMake Electronics, sono Marco e oggi in questo video andiamo a realizzare un cancello automatico. Allora, per prima cosa andremo ad utilizzare per aprire il cancello un pulsante, poi metteremo un sensore, quindi al passaggio della macchina si aprirà il cancello. È un progetto semplice, quindi adatto sia per i grandi che per i piccoli. Mi ricordo che da piccolo giocavo spesso con le macchinine, purtroppo a quei tempi Arduino non c'era, quindi il cancello automatico dovevo farlo manualmente. Adesso con un semplice Arduino e un servomotore vi faccio vedere quanto è semplice creare questo circuito, quindi potete replicarlo sia voi sia con i vostri figli o direttamente voi ragazzi. Ok, andiamo a vedere lo schema, poi realizziamo il circuito sul banco e andiamo a giocare con la macchinuccia. Questo è il circuito. Abbiamo bisogno di un Arduino, due LED, due resistenze da mettere sull'anodo dei LED, un pulsante e un servomotore, un SG90. Vedete i collegamenti. Adesso andiamo sul banco e andiamo a rifare questo semplice circuito. Per prima cosa portiamo i 5 volt sulla breadboard, quindi prendiamo il pin GND, lo portiamo sul GND della breadboard, prendiamo 5 volt su Arduino e lo portiamo sulla breadboard, quindi troviamo qua 5 volt. Inseriamo anche un pulsante, mettiamo una parte del pulsante che va al GND, l'altra parte sul pin 2 di Arduino. Andremo a utilizzare la resistenza interna di pull up. Ho messo due resistenze da 220 ohm e andiamo a collegare due diodi LED. L'anodo va sulla resistenza, quello più corto, il catodo, va al negativo. Quindi mettiamo il rosso qui, quindi fra la resistenza e il negativo, prendiamo il LED verde, andiamo a collegare l'anodo dalla resistenza e il catodo al negativo. Collegare anche il servomotore SG90, troviamo tre fili, uno arancione, uno rosso, uno marrone. Quello marrone è il negativo, andiamo a collegarlo subito, mettiamo un pin, lo colleghiamo al GND, prendiamo il rosso che è il positivo, quindi 5 volt, lo andiamo a collegare ai 5 volt sulla breadboard e infine prendiamo l'arancione per i dati che va collegato al pin 10 di Arduino. Colleghiamo anche le resistenze, quindi il LED che va all'anodo, al pin 6 colleghiamo il rosso, dal pin 6 andiamo all'ingresso della resistenza che va al LED rosso e l'altro il 7 che va alla resistenza che va all'anodo del LED verde. Questo è tutto il circuito. Ho messo sul pezzo di plastica che va sul servomotore un cut-off yoke per fare la barra. Mettiamolo così, voi potete usare anche un cartoncino e lo andiamo a incollare. Io userò dello scotch su un pezzo di legno, io userò una breadboard e andiamo a mettere un po' di scotch, un po' da una parte, così da fissare bene il servomotore alla breadboard e un po' dall'altra parte. Quindi con la macchinina passiamo, arriviamo qui,
premiamo il pulsante, si apre e passiamo. Ok, andiamo sul computer, andiamo a fare un semplice codice per far alzare la barra per un periodo di, diciamo, 3 secondi. Colleghiamo Arduino al computer con il cavo USB, apriamo l'IDE di Arduino e dobbiamo dire appunto ad Arduino che vogliamo utilizzare la libreria per un servomotore, quindi dobbiamo includere, quindi scriviamo include servo.h. Subito dopo andiamo a creare un oggetto servo chiamandola barra, poi gli diciamo dove è collegato il pulsante, quindi creiamo una variabile pulsante collegato al pin 2. Se lo colleghiamo a un altro pin potete inserirlo qui nel setup. Cancelliamo questo e gli diciamo dove abbiamo collegato con barra attack il nostro servo. Io l'ho collegato al pin 10. Dopo gli diciamo del pulsante che è un ingresso e gli abbiamo messo una resistenza di pull up interna, quindi non utilizzeremo una resistenza esterna, e andiamo a dire di partire con la scrittura 0 gradi sul servo, quindi andrà a posizione 0 appena avviamo appena parte il codice. Nel loop andiamo a inserire un if che fa if, che vuol dire se, legge lo stato del pulsante. Se è uguale a low, quindi basso, scrive, quindi manda il 90 gradi sul nostro servomotore, quindi la barra si apre, attende 2 secondi, poi ritorna a 0 e una piccola pausa di 300 millisecondi. Anzi, facciamo così, lo portiamo a 3000, quindi a 3 secondi, così rimane aperto un po' di più. Ok, facciamo verifica, compiliamo se non ci sono errori, compilazione completata. Vi ricordo che qua dovete selezionare il vostro Arduino, io ho qui un Arduino 1 sulla porta COM21 e facciamo carica. Attendiamo che il programma venga scritto su Arduino. Ok, compilazione completata, andiamo sul bug a vedere se funziona. Andiamo a provare se funziona. Io sto con la mia Lamborghini, devo arrivare ad Home, vado a premere il pulsante su Arduino, quindi sulla breadboard, si dovrebbe aprire il passaggio a livello, passo e dopo 3 secondi si chiude. Premo, faccio retromarcia e il passaggio si chiude e me ne posso tornare. Riproviamo, arriviamo al servo, premiamo, si apre, passo e si richiude. Il progetto già è bello di per sé, ma premere il pulsante per aprire il passaggio a livello, la barra, è un po' scomodo. Quindi andiamo a metterci un bel flying fishing, non so se riuscite a vedere, è un sensore, si mette a fuoco, comunque è un sensore rilevamento ostacoli, quindi appena si avvicina la macchinina al sensore apriamo la barra. Ok, andiamo prima a collegarlo sulla breadboard, poi aggiungiamo qualche riga di codice e proviamo se funziona. Andiamo a collegare il sensore come da schema e vediamo sul sensore troviamo C, GND e out, quindi VCC e GND lo colleghiamo al più e meno e out andremo a collegare al pin 3. Quindi andiamo con il rosso VCC a 5 volt, andiamo sulla breadboard, il giallo che è collegato al GND sulla breadboard e già troviamo che si è acceso le luci e colleghiamo quindi l'uscita al pin digitale 3 di Arduino.
Questo lo metto qui. Se la macchina al passaggio si dovrebbe aprire la barra. Eccoci sul codice, torniamo, allora lasciamo un po' di spazio qua e abbiamo detto che il pulsante è collegato al pin 2 e gli dobbiamo dire anche dove è collegato il servo, il sensore, l'abbiamo collegato al pin 3, quindi glielo diciamo con una variabile sensore 3. Andiamo a impostare anche nel setup, gli andiamo a dire che il sensore è un ingresso, questa volta senza resistenza interna perché appunto non è un pulsante ma è un sensore. E infine nel loop, aspettate che abbasso, aggiungiamo un oppure, quindi se qua premiamo il pulsante diventa basso, si apre di 90 gradi, quindi aggiungiamo queste due barrette, sarebbe un oppure, digital read, legge il sensore, se è basso fa la stessa cosa del pulsante. Ok, facciamo verifica, quindi compiliamo se non ci sono errori, nessun errore, meglio così, e mandiamo su Arduino. Ok, compilazione completata, andiamo a vedere se funziona. Ho messo un po' di scotch sul sensore, così si mantiene. Proviamo a premere il pulsante, sì, la barra funziona. Proviamo se funziona con il sensore. Questo come passa? Legge e passo. Impostato sempre a 3 secondi. Per uscire dobbiamo ripremere il pulsante. Usciamo. Passiamo, si apre. Vediamo fino a che distanza. Sul sensore c'è questo piccolo potenziometro, così da poter regolare la distanza. Quindi se passiamo qui non si apre. Avviciniamo un po' più la macchinina, qua si apre, qua no. Quindi è regolato fino a qua. Agendo su questo potenziometro, questo trimmer, possiamo regolare la distanza. Usciamo. Mi sono dimenticato di far accendere i LED. Ok, andiamo ad aggiungerlo subito. Eccoci nel codice, andiamo subito ad aggiungere i due LED, quindi creiamo due variabili, uno LED rosso collegato al pin 6, uno LED verde collegato al pin 7. Nel setup aggiungiamo anche altri due pin mode, aspettate, così è meglio, quindi LED rosso come uscita output, LED verde come output. Dopo che la barra ha scritto, quindi ha scritto 0 gradi, gli andiamo a dire di scrivere il LED rosso quindi acceso, e digital write LED verde low, quindi spento. Andiamo nel loop, quindi andiamo nell'if, andiamo, una barra quindi è aperta a 90 gradi, gli diciamo che il LED rosso è acceso e qua il LED verde, cioè il LED rosso è spento, e accendiamo il LED verde acceso. Attende 3 secondi, poi quando si chiude la barra naturalmente dobbiamo invertire, copiamo, copia, dobbiamo invertire la luminosità del rosso, deve stare acceso e il verde deve stare spento. Ok, questo è tutto il codice, poi ve lo lascio in descrizione. Facciamo verifica, vediamo se funziona, compiliamo, c'è un errore, vediamo,
verde acceso, led rosso, led verde, sul lo ho scritto minuscolo, scusate, va scritto in maiuscolo, quindi riproviamo a compilare. Ok, nessun errore, meglio così, e mandiamo su Arduino. Troviamo il nostro LED rosso acceso, quindi funziona. Giriamo la nostra Lamborghini, quella vera non me la posso permettere, ma un giocattolo, sì. Passiamo, come passiamo si dovrebbe accendere il verde, si dovrebbe spegnere e si chiude la barra e si riaccende il rosso. Riapriamo la barra, ripassiamo e si riaccende il rosso. Se passiamo più di una volta vale sempre 3 secondi. Poi nel codice potete modificare il tempo. In questo video abbiamo fatto qualcosa di semplice, divertente, sia per voi che per i vostri ragazzi. Potete divertire, io adesso l'ho montato su una breadboard, ma potete utilizzare dei cartoni, dei modellini, potete stamparle anche in 3D, se avete una stampante 3D, io purtroppo qui in laboratorio non ce l'ho, e vi potete divertire. Ok, se il video vi è stato utile lasciate un like, ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.